Buongiorno a tutti quanti. Oggi andiamo a parlare di un argomento che ultimamente spopola un pochettino nei social, ok? Era già un paio di settimane che mi stavo organizzando questo video, però volevo avere delle informazioni non solo dedotte dalla mia testa, che io ho sempre avuto le mie idee su questo aspetto, ma anche un attimino più tecniche da chi è nel settore, ok? Fatalità, oggi avevo fatto un post sul gruppo e allora un utente mi ha fatto notare che Andrea Tarenzi aveva fatto un video in merito. Subito preoccupato perché ho detto vediamo adesso che Mario vada a dire una cosa completamente contraria e sembra che io faccia un video contro di lui o via dicendo. Sono andato a vedere il video e con mio grande sollievo, essendo una persona comunque molto intelligente, che prima di parlare a quanto pare ci ragiona sopra, era arrivato bene o male alle mie stesse conclusioni. Io però ci tengo ad andare ad ampliare un attimino questo aspetto perché lo trovo molto importante da capire, dopo da applicare è una cosa personale. Ognuno pensa a sé, fa quello che gli pare, però se uno capisce le basi, quando sa come funzionano le cose, dopodiché fa quello che gli pare. Questa è la cosa finale, non è che sia un obbligo o che sia un bisogno, via dicendo, però se uno capisce come funzionano le cose, dopodiché può anche agire con cognizione di causa, ok? Allora, giustamente Andrea Tarenzi ha fatto notare, come sulla meccanica, ok, che la protezione esiste, ok? Quindi si forma questo strato di grassi, ok, che vanno a fare uno strato protettivo più o meno spesso, ed è qui il punto della protezione, più o meno spesso, che va a proteggere la lama dalla pelle, che crea questo strato protettivo, ok? Ci sono saponi basici, che sono saponificati, tra virgolette, con olio di cocco e basta, ok? Che parte di questo olio viene comunque scomposto, perché la saponificazione è un processo chimico che va a scomporre i componenti. E quindi in viso tu non senti quasi nulla come residuo, ok? Anche se qualcosa rimane sempre, ma poco nulla, e quindi la protezione è minima, c'hai solo scorrevolezza, perché questo strato è microscopico. Più vai verso i burri, ok? E più questo effetto di protezione è visibile, ok? Però qual è il problema? Che più vai verso il burro, quindi più aggiungi burri, più cala la scorrevolezza. Quindi, ma da cos'è che dipende? Cioè, tra virgolette, chimicamente un grasso, adesso io non vado troppo sul tecnico, non sono un chimico, però ho parlato con chi è del settore, mi ha spiegato a grandi linee, ok, facciamo sempre a grandi linee come funziona. Sono sempre grassi, cioè anche quando noi cuciniamo, se mettiamo l'olio è un grasso che fa da antiaderente sulla pentola, se noi usiamo un burro è sempre un grasso, sono sempre grassi, ok? Qual è la differenza? È la catena con cui sono composti. Ci sono degli oli molto fluidi, ok? Quindi con una catena molto corta che li compone, quindi hai molta scorrevolezza ma hai poca protezione. Ci sono dei burri molto densi con delle catene molto lunghe che anche nella saponificazione è difficile da scomporre, che ti danno più protezione ma meno scorrevolezza. Quindi cosa succede? Che praticamente chi riesce ad equilibrare meglio, ok, i grassi con catena più corta e quelli con catena più lunga, arrivi ad avere quella compensazione, quindi avere sia una buona scorrevolezza che un'ottima protezione. Se tu vai tipo Phoenix Artisan CK6, vai a caricare strapieno di burri, avrai tanta protezione ma poca scorrevolezza, o altrimenti devi caricare tantissima acqua, quindi creare questa emulsione il più possibile in modo da andare a recuperare nella scorrevolezza, ma sarà sempre meno scorrevole di un olio, ok? Con bassa catena che vai ad avere tanta scorrevolezza, tipo anche le creme brushless, no? Non hai protezione sulle creme brushless, però hai una scorrevolezza incredibile. E ora uno però potrebbe dire, a me basta la scorrevolezza. Per quale motivo? Perché ho una buona mano, quindi la
scorrevolezza è sufficiente per una rasatura perfetta. Ni. Cioè, è vero quello che uno dice, che basta la scorrevolezza se tu hai un'ottima mano, ma è vero fino a un certo punto. Per quale motivo? Come mai, se tu ad esempio ti radi tutti i giorni, vai a stressare la pelle, la vai con rasoio, cioè ci vai a, tra virgolette, perché è sempre uno stress, la rasatura è un stress, bisogna mettersi nell'ordine delle idee che la rasatura stressa la pelle. Più la fai, più vai a insistere, più stressi la pelle. Questo è inevitabile. Però la pelle si autoprotegge. Come fa con le mani? Se tu lavori in miniera, non c'hai le mani di uno che lavora al computer in ufficio. Come mai? Perché se tu stressi la pelle si protegge, quindi crea dei calli, crea uno spessore, si irrobustisce e diventa più e si protegge dalla rasatura che gli andrai a fare dopo, ok? Però qual è il problema di questo aspetto? Uno dice, ah va bene allora, cosa uso saponi con poca protezione, vado a agire in continuazione, la pelle mi diventa resistente e quindi dopo io non ho più problemi in rasatura. È vero, funziona così, ma è anche vero che se voi andate a stressare la pelle in continuazione nel tempo e lei va in stato di protezione, invecchia anche prima. Quindi voi vi trovate con una pelle che nel tempo non ha idratazione, non ha emollienza, non ha... praticamente la vai a stressare così tanto che invecchia prima. Quindi ti puoi trovare magari a una certa età con una pelle più invecchiata. Come chi vive fuori, prende tanto sole, vento, aria, pioggia, invecchi prima. Se tu tieni la pelle curata, idratata, magari ce l'hai un po' più debole, cioè più, come si può dire, più soggetta magari all'intemperia, più soggetta alla rasatura, la senti un pochettino di più, ma nello stesso tempo hai una pelle più giovane e che ti dura di più a lungo. Quindi anche qui è una scelta che va ponderata, ok? Allora, un sapone di qualità che è equilibrato bene con oli, con burri, di qualità che va a idratare la pelle, che va a fare quello strato grasso protettivo sulla pelle, da un lato fa sì che la pelle non si irrobustisca troppo e quindi non andrà magari a permetterti chissà che cosa, ok, se voi andate a insistere troppo, però vi protegge e vi rende la pelle più idratata, più morbida e quindi sarà migliore la qualità della vostra pelle. Cos'altro si può dire? Questo strato protettivo che dà il burro è una cosa che magari chi ha anche una certa esperienza se ne accorge di meno, che ha una pelle già vissuta, già resistente. Chi è neofita, perché allora è importante il sapone protettivo? È importante perché non hai la mano, quindi vai ad aggredire fortemente la pelle con il rasoio, quindi hai bisogno di un'ottima protezione, perché altrimenti vai a stressare troppo la pelle e la vai a rovinare, ok? Quindi è vero che quando tu hai una certa mano la protezione ti serve sempre di meno, ma non è che secondo me che non ti serve. Il fatto che ti serva di meno è una cosa tua, soggettiva. Il fatto che la protezione esiste è una cosa oggettiva. Dopo sta a voi dire a me non mi interessa niente, io voglio la pelle come il cuoio, insisto, non me ne frega niente, mi faccio la mano, mi vado a stressare la pelle, continuo, insisto tutti i giorni, tu arriverai, se tu ti radi tutti i giorni, insisti, non molli, arriverai dopo un tot di periodo che puoi usare qualsiasi sapone, qualsiasi lametta, quasi qualsiasi rasoio, senza problemi, però avrai una pelle sì resistente, sì protetta da se stessa, ma nel lungo periodo, come vi ho detto, rischierete magari di avere anche una pelle che invecchia prima. Quindi sta a voi fare la scelta. Io nel mio piccolo ho deciso che le mie rasature devono essere un piacere, le mie rasature devono essere un momento di coccola, ok? Quindi preferisco usare saponi di qualità, saponi che mi idratano bene il pelo, la pelle, che mi fanno dare gusto quando passo la lama, dove sento che c'è un'azione del sapone importante.
come mi piace godermi le mie profumazioni. Per me la passione è questa. Se per un altro è arrivare al limite della propria mano, via dicendo, però anche lì è la tua mano che è diventata infallibile o è la pelle che è diventata molto resistente? O è un po' e un po'? Capito? Nessuno sa in realtà com'è la vostra pelle, com'è la vostra mano, lo sapete solo voi. Io vi dico che e questa cosa l'ho notata quando ho fatto quei 6-7 mesi di BBS assoluto tutti i giorni, avevo la pelle più resistente di adesso, perché c'erano giorni che provavo lame che non conoscevo, quindi mi andavo a strassare la pelle, però più continuavo tutti i giorni e più la pelle cioè avevo sempre meno problemi, sempre meno red point, sempre più resistente la pelle, ma non è che avevo fatto la mano del secolo, avevo irrobustito la pelle e quindi mi permetteva cose che magari se faccio adesso mi ci vuole un po' a recuperare, però adesso probabilmente, perché dopo questa cosa si vede negli anni, non è che si veda in pochi mesi, probabilmente adesso ho una pelle più morbida, più rilassata, una pelle che nel tempo magari mi si mantiene di più. Quindi io preferisco questo aspetto che non avere una pelle, tra virgolette, col caglio, ok, che ormai non sente più nulla. È una scelta personale. Quindi, scorrevolezza e protezione sono due cose correlate, perché non si tratta altro, come ha detto Andrea Terenzi, della viscosità. Più è viscoso, è come se avessimo tra virgolette, come si può dire, che adesso mi sfugge il nome, dei cuscinetti, ok, i cuscinetti serve a far scorrere due parti metalliche. Se noi abbiamo dei cuscinetti microscopici, quasi praticamente ti appoggia la pelle, ti devi appoggiare perché sono così minuscoli, quindi dai solo scorrevolezza, se c'hai una buona mano per carità, però sei appoggiato alla pelle. Se sono più grossi i cuscinetti, hai più stacco dalla pelle. Parliamo sempre di cose micron, di una cosa microscopica, di micron, però è quello che basta per staccare, per quanto poco, per far scivolare la lama al di sopra della pelle, come ha detto anche Andrea Tarenzi. E questa è la protezione. Quindi la protezione esiste, è tangibile, molto probabilmente esiste più la protezione della scorrevolezza, ok? Perché un olio, per quanto sia fluido, fa sempre protezione. Non per nulla, se tu vai in macchina, che c'hai una macchina anche enorme, passi dove c'è un po' d'olio sull'asfalto, vai fuori dritto, vuol dire che perdi il contatto con l'asfalto. Quindi non è che la scorrevolezza sia la protezione, c'è proprio uno strato che dopo sia scorrevole è un'altra cosa, ma è uno strato che protegge, che isola dall'asfalto, ok? O quindi dalla pelle. Quello strato lì, chiamala come ti pare, è una cosa che protegge la pelle dal passaggio della lama. Dopo, se tu abbini questa scorrevolezza anche a un certo spessore, viscosità maggiore, quindi lo rendi anche più protettivo, hai fatto bingo. Più riesci ad equilibrare le due cose, più secondo me il sapone diventa efficace, godurioso e fa il suo lavoro bene. Quindi deve avere una buona scorrevolezza e una buona protezione. Più sono equilibrate le due cose e secondo il mio parere migliore è il sapone. Dopodiché ci sono degli agenti dentro i burri, gli oli o via dicendo, soprattutto nei burri, che vanno a nutrire la pelle, che vanno a renderla più elastica, che vanno ad ammorbidire il pelo. Tutte queste cose danno ancora un surplus al sapone per renderlo di alta qualità. Ecco perché quando usi un sapone di alta qualità, soprattutto quando sei un neofita, ti rendi conto della differenza da un sapone da €1. Per quale motivo? Perché quando tu sei neofita hai la pelle che non è abituata alla rasatura, devi ancora far mano e tutto quanto, e quindi quel sapone che ti dà quello strato protettivo, che ti va ad agire nel viso, che ti dà quella mano in più che tu non hai. Più fai esperienza, più la pelle comunque va a essere toccata, comunque va a essere stressata in un certo qual modo, quindi un po' si abitua alla rasatura, un po' tu fai la mano e quindi ti rendi conto che magari il sapone ti sta dando sempre, cioè ti lavora meno magari dell'inizio, ma non è che il sapone sia peggiorato o non ti serva più. Sei tu che migliorando ti rendi conto che
anche la mano fa la differenza, ok? Ma il sapone rimane con quelle prestazioni lì, con quelle capacità lì e con quell'utilizzo lì. Sta a te dopo decidere se vuoi investire ancora su un buon sapone o se dici ok, a me non mi interessa niente, preferisco avere una pelle come il cuoio e usare un sapone da 1 euro. Ragazzi, a grandi linee spero di essere stato chiaro. Ci tenevo comunque a fare il video, anche se l'aveva già fatto Andrea Tarenzi, anche per spiegarvi questo lato qua. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye!